hippie. Papa was a copper and her mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. Well, in the world, does your company take me for? Just another way to survive. California, rest in peace. Simultaneous release. California, show your teeth. She's my priestess, I'm your priest. Yeah, yeah. Ciao a tutti! Oggi in questo video voglio fare una recensione di un amplificatore per chitarra elettrica che ho acquistato qualche tempo fa e mi ci sto trovando molto bene. Si chiama Joyo Bantam XL modello Jackman 2. Ora, questa serie di amplificatori fondamentalmente cerca, di replicare con una tecnologia ibrida, che vuol dire che è parzialmente stato solido e in parte anche con una piccola valvola. Ha un ruolo non preponderante, però aggiunge un po' di colore al suono. Cioè, cerca di replicare un po' i suoni, di amplificatori famosi, però con un prezzo molto più contenuto, circa 10 volte inferiore. Potete immaginare che sia molto difficile, poter replicare completamente il suono di un glorioso amplificatore valvolare, però per applicazioni, non esattamente professionali, secondo me è un ottimo strumento. Ora, questo amplificatore in particolare cerca di replicare il suono dei Marshall della serie JCM. Ma questo amplificatore ha due canali, un canale pulito e un canale overdrive distorto. Questi si possono selezionare tramite una comoda levetta oppure con un pedale, per cui durante l'esecuzione di un brano si può anche passare da un canale all'altro. Il canale pulito, secondo me, è un'ottima base per utilizzare i pedali, per cui se avete per esempio il vostro distorsore preferito, POS DS1, potete benissimo utilizzare quello. Con il canale pulito ottenete lo stesso suono. Viceversa, il canale overdrive, secondo me, ha un buon suono, brilla un po' di più se avete un pedale overdrive, quindi dà una distorsione non troppo forte. Questa spinge ulteriormente probabilmente la valvola del circuito elettronico che è all'interno di questo amplificatore, e riesce a dare un suono che secondo me è abbastanza gradevole. L'amplificatore ha anche la possibilità di essere collegato via Bluetooth a un dispositivo, per esempio a un cellulare, quindi se avete delle basi che volete usare per suonare con tutto il resto della band, potete utilizzare questa funzionalità. Il suono, devo dire, non è eccellente, però è comunque una possibilità. Un aspetto molto positivo di questo amplificatore, a mio avviso, è la presenza del loop per gli effetti. Può servire ad inviare un segnale, magari anche già distorto, a un riverbero o a un delay, però ha anche un'altra possibilità. E questo secondo me è particolarmente utile, soprattutto se lo si vuole utilizzare per suonare in casa, e cioè quella di inserire un controllo passivo di volume in maniera tale da poter selezionare il livello di gain o di volume preferito per avere il suono ottimale da questo amplificatore, ma abbassando il volume prima che questo suono venga inviato verso lo stadio finale dell'amplificatore e poi infine alla cassa. Quindi questo amplificatore di suo non emette nessun suono, anche se ha un'uscita per le cuffie, il suono non è eccellente, ma può essere utilizzato per fare pratica. È possibile anche usare un attenuatore, però secondo me per un amplificatore ibrido fondamentalmente a stato solido come questo, secondo me non è strettamente necessario. Tipicamente si consiglia di collegare questo tipo di amplificatori con una cassa dotata di un cono con un'impedenza di 8 ohm, spesso con un diametro di 8 pollici. Questo perché è più compatto e va bene per applicazioni casalinghe. Tuttavia è risaputo che questo tipo di casse sono un po' troppo piccole e non riescono a esprimere al meglio soprattutto le frequenze basse. Io personalmente mi sento di consigliare più di acquistare una cassa che abbia un cono da 12 pollici, che poi è quello che useremo per dei test che voglio mostrare in questi video. Farò ascoltare alcuni esempi del suono del canale pulito e alcuni esempi del canale distorto.
Questo amplificatore, come dicevo, ha un prezzo relativamente contenuto di qualche centinaio di euro, dollari, sterline, a seconda di dove vivete. È estremamente trasportabile, sembra abbastanza robusto. Secondo me è un ottimo amplificatore, soprattutto per poter fare delle esercitazioni a casa oppure delle serate in dei luoghi, diciamo, di dimensioni contenute.